Ciao a tutti, io sono Andreas Kukkinen E io sono Max. e stasera in questo studio molto caldo, tanto caldo che io ho dovuto togliere mia felpa amata con sponsor, non succedeva dal 1995, io ora mi sento nudo. Stasera noi presentiamo grande pezzo di Finlandia. Un pezzo, io di solito a fucili, stasera io però faccio vedere il nuovo acquisto che ho fatto. Questa è mitica pistola di Finlandia, iconica, Lati L35, progettata nel 1935 dal grande sommo Aimo Lati. Lui, grande eroe di Finlandia, lui ha inventato mitragliatrice Lati, ha inventato cannone anticarro Lati e pistola Lati L35. Questa è la più bella pistola e anche unica pistola finlandese mai creata. Ora per fare contenti i fenomeni della sicurezza scarrelliamo e facciamo vedere che arma è scarica e adesso maneggiamo. Due parole su questa pistola. Dopo prima guerra mondiale, Finlandia che pistola usava di esercito? Per forza di cose dover usare pistola Nagant, rivoltella Nagant 1895, pistola devo dire del cazzo, un revolverino piccolo, fiacco, grilletto durissimo, poco tuning, non combinare niente in gara con un bagaglio del genere. Sì, ha trick magico di bossolo che si allarga e tu usa silenziatore, ma chiavate. Quindi Finlandia ha iniziato subito a cercare pistola più moderna, pistola più nuova per sostituire quel cesso. Subito cosa pensare e fare? Inventato, comprato Luger in Germania, contratto di VM, fatto Luger calibro 7,65 Parabellum, quindi 30 Luger, fatto lotto di non mi ricordo quanto, io so poco di pistole, però ho fatto quelle e prima di guerra e durante guerra ho comprato guerra d'inverno, ho comprato Mauser, comprato HP35 Browning, comprato altra roba che non mi ricordo, ma tutte cose un pochino qua, un pochino là, pistole, no, poco importante, tu puoi avere quella che vuole, tanto tu devi usare poco. Più importante fucile. Ora Max ci farà vedere come funziona questa meraviglia della tecnologia finlandese. In effetti ricorda una Luger. Sì, alcune cose sicura. Sì, soprattutto la cassa. Si smonta anche la sicura è uguale. Brutta uguale. Si smonta con lo stesso perno. Qui si fa arretrare leggermente il carrello. Tac, via. E ti viene via un unico blocco. Carrello e otturatore solidali escono. Oh, però a differenza della Luger, questa c'ha questo Cane. bellissimo cane interno. Okay. Aia. Aia. Sì, picchia anche forte. Bene. Adesso vediamo di capire. In che calibro è questa? Allora, Latti, primi esperimenti fatti 7,65 Parabellum, ma poi adottata 9x21, 9 Parabellum, 9x19. Ma purtroppo quando Latti L35 arrivate qua in Italia, 9x19, come anche oggi, purtroppo per legge del cazzo, non è permesso a civili. Quindi ditta di Genova no, lo hanno prese e ricamerate per 7,65 Parabellum. Ah, bel lavoro. Purtroppo Purtroppo la legge è la legge. Bene, guardiamo come funziona. Allora, abbiamo il carrello che... Oh, bellissimo. Al momento dello sparo
tutto è solidale, otturatore e canna sono inamovibili grazie a questo tenone che sale e scende. Come tutte le pistole arretra per il corto rinculo di quei 5 mm, poi una scanalatura nella cassa che prende questa forma romboidale, fa salire il tenone e libera l'otturatore che arretra permettendo l'azione di riarmo, che in questo caso opla, vola fuori. Eccolo qua. Il tenone alloggia qui e rende solidale il castello con l'otturatore. Molto furo come sistema. C'è anche la freccia. Esatto, qua ai molati, grande sommo ai molati, mettere freccia per indicare verso in cui tu incastra questo. Così tu non puoi sbagliare, freccia rivolta verso canna. Se ipoteticamente tu scemo che non capisce e tu monta così, pistola è comunque progettata che non riesci a mandare dentro slitta, carrello, otturatore, quel che è, e quindi comunque capisci il problema. Quindi, freccia, rimontiamo, anzi no, mettiamo nella sua sede. Perfetto. Aspetta, prima di rimontare, qua facciamo vedere che piccola particolarità di questa pistola, che purtroppo si è rivelata negli anni, anche a causa di un, diciamo, improprio uso da parte nostra, la sua debolezza. Questo è acceleratore di movimento. Questa cosa serve per favorire la riapertura del carrello. Quindi se tu metti qui dentro, tu vedi che questo affare è interno, tu non si riesce a far vedere. Comunque quando arriva contro questo affare, dare colpo come pedata. È una leva che dare pedata a carrello. Trovando la sua sede nella cassa, fa leva, e dà una botta a carrello che ha otturatore, che va in sede, dà una pacca all'otturatore. Guarda, si vede, no, si riesce anche a far vedere, aspetta. No, così. Che cazzo funziona? No, lo stai mettendo al contrario. Giusto. Ecco, così. Tac. Dare colpo, dare botta. Trova la sede e poi gli dà. Tac. Questo perché è pensato? Questo è pensato perché con munizione magari non propriamente super potente, in freddo, in ghiaccio, in neve, pistola funzionare meglio. Questo però ha creato anche un punto fragile di carrello, perché qui chiaramente vedete che manca materiale, assottigliando materiale ogni tanto crepare. Ma perché crepare? Pistola di suo non crepare. Pistola crepare perché noi mettere dentro munizioni di Suomi KP31. Sempre detto noi, non mettete munizioni di KP31 in lati. Ovviamente noi pensare, se loro vietare, cosa sicuramente bellissima da fare, e quindi noi fare subito. E questo alla lunga ha provocato rotture. In esemplari bellici ogni tanto capita di trovare slitte fessurate. Andata meglio noi che a svedesi comprato brevetto per fare anche loro M40, ha invece sbagliato spesso trattamento di metallo. La Lati svedese, la Husqvarna svedese, spesso rompere qua. E anche senza usare cartucce troppo potenti. Ogni tanto tiratore legge in forum o legge in gruppo che mette foto: oddio, mia Husqvarna spaccata, cosa fare? Tu inculato. Quindi cosa dire? Sì, questa bella moda antica di fare la stessa cartuccia con due cariche diverse, così, per fare del casino, sempre bello. Bene, vediamo, si rimonta anche in fretta.
la freccina, bello, così non ci Rimontiamo. si sbaglia. Si mette il tenone, si ficca dentro l'otturatore, ti venisse un bego, si va in l'otturatore chiuso, si muove più una sega, tac, sì. Ogni tanto tu devi fare un po' gioco, se non entra deve muovere un pochino, No, ok. non so usare le cattive, via, perfetto. Quindi vediamo altre caratteristiche di pistola, noi vediamo sicura tipo Luger, quindi con blocco, clic, clac, posto. Squadrata come la Glisenti. Mira tipo M39, sembra M39, questo è un super più di questa pistola, avere una mira veramente bella, semplice, tu metti T come M39. Bella, vabbè, sì, la Mierino limato. Ma la Mierino, questo è roba grossa, tu mica spacca questa cosa. No, per fortuna, così ci si può tagliare. E poi caratteristica bella è questa qua. Questa qua è, noi stasera non avere cartuccia inerte per fare prova, quindi non faremo, però questo è indicatore di camera carica. Quando estrattore, ingaggiare cartuccia, Vediamo se riusciamo a farlo a mano. ecco, quando estrattore, ingaggiato cartuccia, Esce la pinna. esce pinna, quindi tu vedi, pistola carica, attenzione. Potevamo farlo rosso. È molto Pericolo. tuning, tu puoi farlo, può mettere Ci mettiamo lo coltello. smalto. E infatti in Luger è anche scritto Geladen, ma chi cazzo va a leggere lo sa il Geladen? tedesco? Tu vede su, tu vede giù Non lo so, e io non lo basta. so il tedesco. Finlandese come si scrive? Boh. Tu puoi scrivere Perkele va bene per tutto. Che zavaglia. Via. Chiuso. Analizziamo caricatore come Luger. Monofilare. Quanti qui. colpi? 7 direi. Regia, quanti colpi tenere caricatore Luger? 8, stavo già sbagliando, quindi 8 colpi tiene caricatore. E fino a che ci siamo, analizza anche altra cosa, vedete guancette, inizialmente guancette in legno, ma legno a spaccare, quindi E costare. No, non è Bacchelite. costare, è La spaccare. bacchelite. No, neanche bacchelite questa è proprio plasticaccia. Questa è plasticaccia del cazzo. È plasticaccia brutta, economica, ma non spaccare con freddo. Altre cose interessanti da vedere, qua guancette marcate con nome di produttore, VKT o Valmet. Questa pistola fare sempre solo Valmet. Questo è l'estrattore. Questo è estrattore. E vediamo che questa, vediamo sulle scritte Valmet L35. Questa è quarta serie 4, post bellica. Questa fatta con pezzi già in magazzino, già accumulati, rimontati, fatti pistole. Quindi post bellica, magari meno interessante collezionisticamente, ma io con questa pistola vuole sparare e quindi preferito questa che sicuramente non ha visto sparare con cartucce di mitragliatrice. Questa fatta, messa via, venduta e sicuramente nessuno ha messo mani e fatto cazzate con questa pistola. Meno interessante per collezione, più interessante per tiratore. E finché ci siamo analizziamo fondina dicendo subito che questa non è sua fondina, questa è fondina svedese, questa è fondina di M40 come questa, uguale a questa ma svedese, quindi io mando annuncio pubblico volere trovare fondina finlandese. Se tu hai fondina finlandese chiama me a numero 333 41 75 672 e fare subito scambio. Vedete anche che caricatori di scorta sono brunitti. Se tu vedi caricatore suo è bianco. Unica differenza, io non so se compatibili, forse sì, forse no. Caricatore entrare in pistola, ma non suoi. Questo caricatore svedese,
Se tu a caricatore finlandese per favore, o a fondina finlandese per favore, tu chiama me e io vende tu e tu da finlandese a me, quindi fa affare. Rifinimenti d'ottone. Sì, fondina svedese molto più bella di fondina finlandese, fatta meglio, però è svedese, io vuole fondina finlandese. No, girata. Come girata? Girata un cazzo. Ah, ok, hai sbagliato. Hai ragione. Io ho appena preso, scusa. Che dire, in servizio finlandese queste pistole durate fino anni 70, usate a lungo, usate tanto, poi dismesse perché appunto a forza di usate si spaccano, e quindi quando a un certo punto so che Svezia anche loro ha usato tanti, ritirate quando in anni 80 un soldato è scoppiata una di queste in mano, fatto male, tanto pagato, tanto bestemmiato, e pistola ritirata, e quindi fine di Latti e Husqvarna in servizio. Che dire, non so, forse c'è da dire, c'è altro, io non mi ricordo più, quindi a questo punto la rivedremo al poligono quando faremo prova di tiro. Vediamo se scoppia. Che cazzo, speriamo di no. Io ho già provato, a dire la verità, ho sparato 15 colpi perfetti, quindi io sicuro adesso... Ha finito quelli fortunati. Vaffanculo, perché niente. Io ho detto tutto, sta sudando, io adesso va a casa, fa doccia e poi va a letto, stanco, domani gara. Quindi amici di SBAM, buonanotte e alla prossima puntata. Mettete mi piace, sottoscrivete canale. Di chiose. Nostro. Ah, sì. SBAM. SBAM, anche la campanella. Ciao. Ciao.